Popolo di Imbrattamori, il video di oggi è in collaborazione con Vevor, che per chi non lo conoscesse è un rivenditore online di attrezzi e utensili di qualsiasi genere che vanno da macchinari industriali fino al fai da te, quindi potete trovare davvero di tutto. Se vi ricordate, in passato avevo già fatto una video recensione di una taglia piastrelle, ecco, invece oggi si fa la recensione di un compressore. Perché il compressore? Perché il compressore fa comodo a tutti, tutte le ase, fa comodo a hobbisti, fa comodo a professionisti, quindi è un prodotto che fa bene, che è bene vederlo, insomma, che può essere acquistato da chiunque. Per la precisione, il compressore è questo qui che vedete in foto. Ora, il video come si svolgerà? Si farà lo spacchettamento, perché a me chiamarlo unboxing mi sta su coglioni. Si guarda cosa c'è nella confezione, quali accessori ci sono, poi si fa qualche prova e si dà poi una valutazione complessiva del prodotto per vedere insomma se è un prodotto valido o no. Io, come sapete, le cose le dico come sono, non è che siccome faccio il video in collaborazione dico che è buono e bello per forza. Via, ora si prende la scatola, vai. Qui ovviamente il corriere ci ha messo del suo, c'è anche un pezzettino di polistirolo dentro, speriamo insomma sia buono, ma insomma dalla Cina fino a casa mia direi che è arrivato abbastanza integro. Allora, per la poca esperienza che ho io con i prodotti Vevor, devo dire che hanno un bel rapporto qualità-prezzo, cioè fanno il loro lavoro. È ovvio che non si può avere la qualità di un prodotto professionale, però non c'è nemmeno il costo di un prodotto più blasonato magari, ecco. Quindi ora che si fa? Io ora sbrindello tutto il pacchetto e si guarda cosa c'è dentro. Vai. Come vedete io non l'ho ancora aperto, compressore da 35 litri. E io l'ho preso primo perché non ce l'avevo, e secondo perché mi può far comodo ovviamente per gonfiare le gomme o per gonfiare qualsiasi altra cosa, per delle piccole sabbiature. Questo dovrebbe essere anche in grado di mandare una sparachiodi. Io quella non ce l'ho e non mi serve, sicché non si farà quella prova lì, però una sabbiaturina per levare magari la ruggine o per pulire magari qualche mattone, si vede se funziona. Questo trincetto taglia, là, polistirolo da tutte le parti. Ovviamente andava aperto da sopra, ma aprirlo di fianco era più bellino, no? Il polistirolo è tutto rotto. Là, grande così. Almeno sono di gomma, non sono di plastica dura le rote, già qualcosa, dai. Là. Allora, questo è quello che c'è nella confezione. Allora, intanto il manuale, dove c'è scritto tutte le parti che ci sono dentro, ovviamente ci sarà poi come si montano e la garanzia, tutto quello che serve. Qui c'è il manico che serve ovviamente per spostarlo, bene? Poi questo qui è il piedino d'appoggio, il cuscinetto per quando è fermo. Questi due sono i due filtri dell'aria che vanno montati sui silenziatori qui sopra, che sono, questo ha due silenziatori. Poi c'è viti varie che servono per montare tutti i pezzi, tutti gli accessori, e le rote che vanno una di qui e una di qua, e ovviamente il bombolone. Solo che cosa c'è? Qui non c'è né un tubo né una pistola, niente, quindi è completamente senza accessori. Quindi per ora il video lo fermo qui, devo andare a prendere quello che manca e poi vado avanti. Quindi mi vedrete magari vestito diverso, vedete in un altro momento della giornata. Per ora si ferma qui. Allora, è montato, ora è passato qualche giorno, ho preso il tubo, ho preso la pistola per il gonfiaggio e come sentite ho preso anche il raffreddore. Va bene. Allora, qui è montato, ora si guarda, si fa due prove. Intanto si guarda quanto ci mette a riempire il compressore, quanto è rumoroso, anche se non so se si capirà bene nel video quanto è rumoroso. Poi si fa due prove, dicevo, una di gonfiaggio e una di sabbiatura, bene?
Allora, intanto ora si avvicina la videocamera e si guarda quanto ci vuole per caricare completamente. Allora, vai, qui è attaccato e si accende. Oh vai, qui ora è tutto pieno. Beh, la mia non è tanto rumoroso, E qui il filtro dell'aria si sentiva che funzionava bene. Bene, via, ora è carico. Ora si guarda. Si sgonfia completamente una ruota del furgone e si guarda quanto ci mette a rigonfiarla. Vai, allora ci si vede fra un minuto. Qui ora è sgonfia del tutto, qui non è proprio terra perché è gemellata questa qui, quindi la pressione come vedete è zero. Ora si guarda quanto ci mette a gonfiare la ruota, a portarla a una pressione di 2,5-3 atmosfere. Vai, qui è attaccato. Che ci ha messo? 3 balletti. Nel frattempo ha ricaricato tutto quanto. Ora si guarda un'altra cosa, cioè quanto cala la pressione mentre è in funzione. Vai. Questo qui è il manometro che dà la pressione in uscita, quindi quando io pigio il bottone della pistola, qui la pressione si vede la pressione dell'aria che sta uscendo. Ce la farò a dito. Allora, con questo si regola l'uscita dell'aria. Via, vediamo quanto ci mette, cioè come varia la pressione quando mando il compressore. Qui invece c'è l'aria contenuta nella bombola. Sì. Bene, insomma si vede che la pressione cala molto lentamente da sotto 6, fra 6 e 5 cala molto lentamente. Questo vuol dire che carica parecchio veloce. Dai, molto bene. Quindi qui lavori quasi sempre alla massima potenza. Vai. E ora ci rimane altro che fare la prova di sabbiatura, perché è la cosa che a me sinceramente mi interessa di più. Come mi può far comodo per lavori, non so, se devo levare della ruggine o devo magari pulire qualche mattone, qualcosa, una sabbiatura di uno spazio piccolo, una parete, può far comodo a tante cose. Quindi la prossima prova è quella. Allora ragazzi, ora ci è rimasta da fare la prova di sabbiatura, perché queste sono quelle che avevo deciso di fare. E prima però vi volevo dire una cosa: se volete comprare questo aggeggino qui anche voi, perché vi garba, dovete solo aprire la descrizione oppure i commenti e lì trovate nel commento in primo piano o nella descrizione il link che vi porta direttamente al prodotto. E se poi inserite anche il codice sconto che vedete qui sotto, avrete anche lo sconto del 5%, che insomma è sempre un 5%, 5 di lì, 5 di là, no? Vai, ora si fa la prova. Praticamente io la volevo fare su questa bella mestola d'epoca, vedete se si leva la ruggine, e poi la volevo fare su un mattone per vedere se si porta via, se si porta al pulito. Magari la faccio anche qui nelle fughe del porfido per vedere se... Allora, dai. Insomma, dai.
ci vuole un po' di tempo, ma lo pulisce. Adesso prova il mattone, c'è anche da vedere se qui l'ugello è bello pulito o no, perché sai, la pistola è vecchia. Allora. Se lo fate voi mettetevi gli occhiali perché vi entra anche nelle mutande. A me mi sembra che lo faccia di molto bene. Ora giusto per riprova si fa anche un pezzettino qui. Questo pezzettino qui si guarda come lo fa, se lo pulisce o no. Vada là, sembra 9. Ora è ovvio che non si può fare tutto un piazzale con questo affare qui. Però se c'è bisogno di ripulire qualcosa di piccino, qualcosa pieno di insenature per questo qui, direi che funziona di molto bene. Ora qui sarà bene ci spazi perché sennò la mia moglie mi pela. Allora ragazzi, a me mi sembra proprio un bel aggeggino. Io vi ho fatto vedere tutto quello che c'ha, dovrebbe riuscire a mandare anche una sparachiodi, quindi se siete appassionati di legno, fate le osse lì, va bene anche per quello. E per il resto, se poi ce l'avete più bello, più buono, buon per voi, ma se lo dovete comprare ragazzi, fateci un pensiero perché questo è un bello affare davvero. Via, ora vi saluto e ci si vede al prossimo video.